Pronto, mi senti? Pronto? Moriremo tutti! Oh, Mi stavi mettendo sotto, ti devono togliere la patente! scusami. Parlami del tuo lavoro. Ma sono una ricercatrice. C'è un posto di blocco. Dove deve andare? Alla Safra. Da qui non può arrivarci. Guarda. È solo uno spaventapasseri. Con una tuta della Safron. Voi andate in centrale e vi diranno loro. Ma porca puttana. O mi dici che cosa succede, oppure scendi qui e io continuo la mia vacanza lontano da questo posto del cazzo. Continuati pure la tua vacanza. Sara, smettila. Scusami se ho urlato, ma mi hai preso in giro per tutto il tempo. Ora, se vogliamo uscire da questa situazione, dobbiamo collaborare. Dobbiamo? Cosa c'entri tu? Io penso che sia una situazione pericolosa e voglio aiutarti, è chiaro? Ok. Sono stata assunta alla Safram un anno fa, ma non lavoravo in questo laboratorio. Stavo presso la sede centrale. Ho cominciato degli studi su una molecola che doveva servire a curare certe forme di malattia mentale. Il mio capo ha cominciato una sperimentazione in questo laboratorio e io devo raggiungerlo per aiutarlo. E la fretta di stamattina? Te l'ho detto, c'è un esperimento in corso. Io sono l'assistente e ormai avranno cominciato senza di me. Parlami dell'esperimento. Cosa vuoi sapere? Il medicinale, la molecola. Cos'è? Dai, Sara, non faccio spionaggio industriale. È una molecola che stimola il cervello a emettere delle sostanze che controllano specifiche funzioni. E fino a un certo dosaggio agisce per feedback negativo e poi invece si positivizza. In un linguaggio comprensibile? Praticamente stavamo studiando il modo per controllare gli impulsi violenti, verso se stessi e verso gli altri. L'unico problema è che la risposta è in base alla dose e al soggetto su cui viene testata la terapia. In base a chi la riceve e quanta ne riceve, funziona o no? In linea di massima sì. In realtà la questione è molto più complessa. Se si dà un dosaggio sbagliato ad un soggetto non idoneo, puoi stimolare delle reazioni incontrollabili, in un senso o nell'altro. Praticamente se sbagli, o lo riduci in uno stato catatonico, o scateni in lui i suoi istinti più violenti. L'unica cosa positiva è che le crisi durano poche ore. Quindi sapete tutto su questo farmaco? State solo calibrando le dosi? In un certo senso. Ti dispiace se continuiamo a parlarne in macchina? Assolutamente no. Cosa stai facendo? Cosa fai? Voglio fare due chiacchiere con il poliziotto. E poi credo che ci convenga stare vicino a qualcuno con una pistola.
Che altro puoi dirmi di questi esperimenti? Niente di particolarmente importante. So solo che questa mattina doveva partire un nuovo protocollo di sperimentazione. Cazzo. Non è possibile. Cos'è? Sparire è diventato lo sport nazionale? Guarda. Max. Chi è? Non lo so. E non penso di fermarmi a chiederglielo. Dove stai andando? È bloccata la strada, c'è l'incidente. Speriamo. Ci saranno altre pattuglie, altra gente, magari qualcuno che ci dia una spiegazione. Vorrei proprio capire che cavolo sta succedendo. Sicura di non potermi dire altro che ci aiuti? Sì, sono sicura. Magari è successo qualcosa stamattina alla Safra. E io non c'ero. Oddio. Come sospettavo, non c'è nessun incidente. Ma cosa sta succedendo in questo posto? Si vede che la polizia era stata avvisata che c'era qualcosa che girava per il verso sbagliato e hanno organizzato la storia dell'incidente per tenere lontane le persone. Se fosse così ci sarebbero altri poliziotti. Il paese è piccolo, forse non ne hanno abbastanza e li hanno inviati a bloccare le strade in attesa che arrivassero i rinforzi. Che cosa facciamo? Bisognerebbe trovare un posto per chiamare qualcuno. La Safram è vicina? Ci saranno dei telefoni? O vuoi tornare indietro? Guarda. Aiuto! Aiuto!